Ciao ragazzuoli, qui è il vostro Silvio del canale Silviomone e benvenuti in questa nuova serie di Sparta Definitive Edition. Allora, ho letto sotto l'ultimo video gli ultimi commenti in cui mi consigliavate un nome da dare a questa benedetta serie. Allora, premetto che mi sono piaciuti tutti, avevo l'imbarazzo della scelta e francamente non ci ho neanche dormito. A sto punto mi è venuta un'idea. Imbastardiamo tutto e così facciamo contenti tutti quanti. Ecco qua, signore e signori, vi do il benvenuto nella Sparta Box Mania Faction. In mia compagnia do il benvenuto a quale nome? Ciao. Ciao anche a te. Nonché un grande giocatore, anche dei vecchi Sparta come me, quindi Sparta 1, Sparta 2, e fa parte anche del Discord ufficiale di Sparta Definitive Edition, link in descrizione. E dimmi quale nome, tu che strategia usi in battaglia? Sei un tipo più offensivo, più difensivo, più supporter? Allora, io diciamo che dipende. Se sono in fazioni, generalmente 2v2, 3v3, tendo ad essere un po' supporter, tendo a supportare i miei alleati. Quando sono da solo tendo più a essere difensivo invece, per esempio utilizzo molto le trappole, tipo le palizzate, quelle che... insomma, i bastoni lì che punto dal pavimento, che sono molto buone, oppure anche, insomma, soprattutto gli arcieri, le baliste, queste cose qui. Attacco generalmente poco, il mio metodo d'attacco si incentra principalmente sulle truppe a cavallo, generalmente arcieri, che diciamo che va molto bene come... in questo periodo, lo usano in molti questa strategia, però diciamo che sono più difensivo, ecco. Perfetto, cioè anche questa, ragazzi miei, è una strategia in cui si può benissimo imparare a giocare, eh. Chi ha detto che bisogna attaccare per vincere? Allora, invece anch'io sono un tipo difensivo supporter, però io come difesa uso meno trappole e uso tanti archi fissi. Cioè, gli archi fissi, quelli là, se ti arrivano addosso un'ondata di cavalieri o di soldati e ti trovi una marmaglia di fanteria leggera con archi fissi che gli puntano addosso e dicono ciao, fai cheese? Capisci bene che non finirà bene per loro. Allora, bando le ciance, cominciamo subito l'episodio e in questa sandbox apriamo subito le danze con la fazione della Macedonia. Non so quanto il video verrà lungo, quindi molto probabilmente il video verrà spezzettato in più parti. Allora, cosa faremo? In breve analizzeremo tutte le strutture, tutte le costruzioni, tutte le unità, tutte le abilità e chi più ne ha più ne metta. E quest'oggi cominciamo con la Macedonia. Allora, cominciamo dalle... se ti va bene quale nome, cominciamo pure dalle strutture quelle basi, se te va bene. Ma sì, dai. Allora, no? premetto, le strutture base hanno le stesse funzionalità in tutte le fazioni. Quindi stiamo parlando di strutture che raccolta risorse, quindi oro, legname e popolazione. Sì, io considero la popolazione anche come una risorsa. Poi se voi avete già giocato a Sparta 2, potete anche capirmi. Bando le ciance, cominciamo subito con la prima struttura, ovvero la miniera d'oro classica, una struttura che è precisa e identica in tutte le fazioni. In automatico escono fuori gli schiavi e questa miniera, tutte le miniere d'oro possono essere potenziate tramite due potenziamenti, quello che permette di aumentare il passo, quindi dammi una mano, quindi velocizza, diciamo, le risorse che arrivano nel foro, insomma, dai. esatto. Invece l'altro aumenta il carico, quindi Mi pare lo raddoppi. esatto, quindi è cosa buona e tanto giusta. Tra l'altro un bel miglioramento che avevano fatto qui, se mi ricordo bene, è che se anche la miniera d'oro finisce, gli schiavi continuano sempre a portarne in minor quantità, però c'è sempre un guadagno costante. Sì, infatti è molto carina questa cosa, perché se finisce l'oro come fai a giocare? Quindi magari è una cosa molto utile quella che ha fatto qui lo sviluppatore. Invece altra struttura importante è il magazzino, dove possiamo ricercare un potenziamento che è la silvicoltura, se mi ricordo bene la traduzione in italiano, che aumenta l'introito del legname del 50%.
Altra cosa invece per quanto riguarda la popolazione viene incrementata dalle fattorie, che sono limitate in questo gioco a 4 e sono potenziabili fino a un livello 3. E oltre che a fornire popolazione, le fattorie provvedono anche loro a fornire un fondo di introito e costante. Infatti se vedete Sì, sì, qua, sono molto utili. Scusa se permetti, perché sono indispensabili, in primis appunto per aumentare la popolazione, ma quando appunto il limite della popolazione in quel periodo è, diciamo, cioè, è limitato appunto, le fattorie producono tanto oro, infatti sono totalmente indispensabili. Se il massimo da costruire mi pare siano 4 fattorie, esatto. altrimenti sarebbe veramente OP. Beh, anche la storia del limite delle fattorie, certi lo considerano come una, come possiamo dirlo, un fattore negativo, altri lo considerano come un fattore positivo. Negativo perché dicono, eh no, noi abbiamo bisogno di più fattorie perché dobbiamo aumentare al massimo la popolazione, dobbiamo aumentare al massimo gli introiti possibili, però già con 4 c'è, con 4 guadagni di più rispetto a una miniera d'oro, sia chiaro. Tra l'altro, avendo limitato il numero a 4, secondo me è positivo perché non si diventa dipendenti dalle fattorie. Altra nota che secondo me è giusta da dire: se tu spammi tante fattorie, c'è il rischio che più recluti e più è possibile che ti laghi il gioco, se non crashare. Non so Sì, se... diciamo che a ottimizzazione questo gioco è ancora un work in progress. Diciamo che con una GTX 1050 Ti il gioco va sui 70-80 fps, che non è il massimo considerando, diciamo, il gioco in sé, la grafica, considerando che appunto il gioco del 2007 sì rimane sterilizzato, ma diciamo che non puoi laggare più di tanto, quindi ancora a ottimizzazione il gioco deve essere migliorato appunto. Io direi di passare alle strutture, quelle io le chiamo strutture artigianali, dell'artigianato. Per cui ho fatto un quartiere apposta, in sostanza formato da due tipi di strutture, quindi stiamo parlando della forgia e stiamo parlando del laboratorio. La forgia consente nel potenziare le armi in sostanza, quindi tramite l'hot forging e il cold forging, mi pare che si chiama così, no, bronze forging, no, bronze casting, Broadcasting. sì, madonna, la ricerca del bronzo o la forgiatura a caldo, che rispettivamente aumentano la difesa e l'attacco delle armi dei nostri soldati. E non solo, perché ricercando i diversi livelli sblocchiamo altri tipi di ricerche che poi andremo poi a trattare. In più c'è la possibilità anche di sbloccare attraverso le ricerche all'interno della forgia, come ad esempio il reclutamento dei mercenari, lo spionaggio e i proiettili di fuoco, che consente ai nostri tiratori di lanciare appunto proiettili incendiari. Quindi non parliamo solamente di quelli che possiedono gli archi, ma anche ad esempio quelli con la banalissima fionda, quelli con il giavellotto. Però su questa cosa è bella, però non tanto, perché va a stonare un po' quello che è la storicità del gioco. Cioè, potrebbe essere messa sotto una postilla sulle armi, quelle su alcune armi in cui upgradabile con il fuoco o non upgradabile. Tanto anche per fare anche un gioco anche un po' più, a parte un po' più storico, un po' più accurato, ma secondo me anche più divertente, con una nota in più di divertimento, quella sfida in più. Tu cosa dici? Ma sì, assolutamente. Diciamo che non credo che nell'antica storia ci fossero dei banalissimi, appunto, arcieri che scagliavano dalla propria fionda dei piccoli sassolini infuocati. Mi sembra un po', diciamo, surreale, ecco. Non se sei un Saiyan. Esatto. Allora, invece la seconda struttura è il laboratorio. Il laboratorio serve sostanzialmente in due cose.
ricercare armi. Per quanto riguarda il livello 1 di cold hammering, quindi di forgiatura a freddo, ci consente di sbloccare lo scudo più 2, quindi lo scudo di pelle, e la sarissa, che è una lancia con un range pazzesco e che fa male sia a fanteria leggera che animali. Quindi non sto qua adesso, poi le armi le classificheremo dopo, tutte quante, state pure tranquilli con tutti i parametri e tutto quello che va dietro. Invece nel livello 2 andremo poi sul un altro tipo di spada che si chiama Aki qualcosa, che è molto buona. L'Akinak, il giavellotto e qualcos'altro che non mi ricordo più sinceramente. Il resto invece, che in sostanza sono la gastrafetta e anche l'arco lungo. Invece con il livello 3, l'ultimo, si sblocca le armi quelle più forti, quindi stiamo parlando di armi a 2 mani come il martello da guerra, l'oplon, che è lo scudo più 3, la gastrafetes e la spada lunga e anche l'altra, la mannaia, quella pericolosa. Ecco, altra struttura invece che andremo subito a trattare, sempre restando su quelle civiche, abbiamo il ginnasio. Il ginnasio è quella classica struttura che senza di quella non puoi reclutare fanteria media e fanteria pesante. Se non puoi reclutare fanteria media e fanteria pesante, tutti gli altri ti considereranno un crettinetto, possiamo dirlo nemmeno. Sì, madonna, che devi crepare sotto tonnellate di letame, tu e la tua fanteria leggera. In questo ginnasio possiamo reclutare i flautisti, che possiamo poi riequipaggiarli, possiamo potenziarli con un'altra ricerca che è la Crypteia, che aumenta il danno critico dei soldati, mi pare. Esatto. Poi c'è il portatore di stendardo, il banner, il quale ha un'abilità particolare che si chiama corrosion, io la dico in quella in inglese, e in poche parole diminuisce del 40% per 25 secondi intorno al suo raggio di 8 metri, del 40% i danni dei nemici. Mentre il fervore invece è un'abilità passiva che aumenta del 20% i danni, cioè aspetta, no, diminuisce del 20% il danno ai nostri soldati ricevuto, chiaramente. Esatto, il danno passivo. E poi abbiamo le amazzoni, però queste unità le andremo a analizzare più avanti. Intanto finiamo con le strutture. Altra struttura civica non meno importante, nonché fulcro di ogni fazione, è il municipio, possiamo dire, la struttura quella iniziale di gioco. In questo caso nella Macedonia si chiama Megaron. Nel Megaron noi possiamo, oltre a reclutare gli schiavi, che in questo caso hanno un costo di 95 di oro, che è un costo diciamo tollerabile, anzi buono. E secondo te come sono? Ma diciamo che è un po' inutile parlarne, senza gli schiavi non si va avanti, dai. Sì, infatti, cioè altri invece li mandano avanti come futile carne da macello. Invece metti tu una bella schiera di schiavi sotto le mura mentre vieni assediato, cioè quelli là ti salvano, possono salvarti anche la vita. Sì. E poi nel Megaron possiamo anche reclutare gli eroi, che a differenza dei vecchi Sparta, al posto dei classici 2 eroi ne abbiamo 4 per fazione, che poi andremo a trattare. E in più possiamo anche ricercare qualche abilità per la nostra fanteria.